Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exotaricall. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura andando a vedere le vostre energie principali, quindi in senso generico come andrà la vostra settimana e poi ci addentriamo nell'ambito amore, lavoro e finanze. Allora, come prima indicazione troviamo queste nuvolette, spesso portano un po' di confusione e di incertezza. Magari nella prima parte della settimana dobbiamo chiarirci le idee oppure ci possono essere delle complicazioni dove in realtà con queste nuvole le soluzioni possono essere a portata di mano. Magari ecco di fare attenzione all'instabilità emotiva, a prendere subito il controllo di alcune situazioni, soprattutto quelle fondamentali che hanno a che fare con voi stessi, con le cose strettamente personali, di crescita e di evoluzione, tipo salute psicofisica, energie che impiegate nelle varie cose, analizzare attentamente alcune situazioni prima di prendere decisioni importanti, perché c'è con questa carta dell'albero un'ulteriore evoluzione, una progressione, un miglioramento, una crescita, diciamo in senso generico, che deve essere attenzionata. Quindi opportunità, abbiamo visto sia di risolvere, a maggior ragione la carta della chiave porta a soluzioni, anche nuove idee, possibilità di un nuovo inizio o di agire immediatamente e prontamente con lucidità in alcune azioni, sia in alcune situazioni, sia per prendere il controllo, sia per risolvere immediatamente. Aprire e chiudere delle porte assolutamente sì, quando c'è la chiave significa proprio che c'è un passaggio, oppure noi abbiamo desiderio e volontà di chiudere alcune cose per prepararci a nuove situazioni o affrontare meglio alcune cose. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e poi abbiamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso passiamo all'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ma per chi non dovesse essere interessato, alcune indicazioni possono riferirsi anche agli affetti principali, famiglia, amicizia, quindi consiglio sempre di ascoltare, magari ci sono quelle indicazioni giuste per voi. Partiamo con questa arnica che indica comunque una fase di guarigione, di riequilibrio, probabilmente c'è una fase di incertezza, come abbiamo visto, ognuno la vivrà a modo proprio e indica anche la fine di un dolore. Magari sapendo che c'è bisogno di recuperare le forze e le energie e anche il rapporto stesso, quindi rigenerazione vuol dire riconciliazione, perdono, serenità ritrovata, riuscire a superare una crisi momentanea, passeggera o qualcosa che dura da un po', oppure anche liberazione di un peso, può esserci uno sfogo perché abbiamo magari trattenuto per troppo un qualcosa. Per altri aspetti, magari questo può essere più interessante per i single, può esserci una specie di riconciliazione, di ritorno di fiamma, di superare una fase in stallo, quindi lasciare andare un dolore, liberarsi totalmente e andare avanti. Se c'è un recupero, una riconciliazione, non è detto che ci sia un ritorno vero e proprio, magari un chiarimento, magari un risentire, rivedere una persona. Poi abbiamo un rododendro, sempre un po' di energie abbastanza instabili,
Quindi abbiamo capito che queste nuvolette confondono la bussola, soprattutto nelle relazioni e nella nostra, emotività, ovviamente sentimentale. Dicevo il rododendro e la peonia effettivamente parlano di, situazioni un po' strane, quindi un po', o di freddezza o di mancanza di attenzioni, però si può passare da un eccesso a un altro, quindi da un distacco a un qualcosa di totalmente diverso. Giusto che queste situazioni tanto altalenanti possono portare incertezza e confusione. Dipende da quello che state vivendo, magari, avere dubbi e perplessità è normalissimo, magari siamo noi che, stiamo mettendo in discussione qualcosa, oppure sentiamo mancanza di attenzioni, allora ovviamente potrebbe essere una situazione totalmente di passaggio, quindi di non spaventarvi, magari ci sono delle cose esterne che vanno ad influenzare. È ovvio che situazioni così possono diventare un po' più difficili, se già da tempo ci sono cose, un po' strane, un po' particolari. Poi per i single magari c'è bisogno di fare attenzione, come vi dicevo, a lasciare andare una vecchia situazione, un qualcosa che non ha funzionato, a mettervi nelle condizioni di aprirvi ad altre porte, ad altre esperienze nuove. E adesso andiamo a vedere la parte del lavoro, delle finanze. Anche se avete dei progetti in corso, mio di sviluppo, qui abbiamo omaggio di preziosi, è sempre molto bella questa carta, perché oltre a, portare delle novità, delle notizie, opportunità vantaggiose, perché parliamo dell'ambito materiale, che, ci aiutano a superare degli ostacoli, oppure ci aiutano a gestire meglio, il nostro stesso lavoro, le finanze, le capacità, quindi di riuscire a gestire le nostre energie senza sprecarle, e questo vi farà ottenere risultati, perché oltre a questo magari c'è un appoggio, un sostegno, un dono, un qualcosa che, arriva, che finalmente è quel risultato che stavate aspettando, oppure delle risposte, magari un qualcosa di importante che vi farà stare molto meglio, oppure aprirvi nuove situazioni. Ovviamente in una fase come questa, che si vede avanzamento, però si vede allo stesso tempo che in qualche modo volete aprirvi o migliorare, tante altre cose che sono in corso, in via di sviluppo, l'energia è abbastanza instabile. L'abbiamo vista proprio nel corso della vostra lettura. Ci vuole centratura, ci vuole l'energia dell'albero che, vi aiuta a capire, che dovete partire con delle basi solide anche in questo ambito, quindi prima di accettare, prima di fare qualcosa, prendere l'iniziativa, soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro o chi vuole, migliorare l'ambito lavorativo e finanziario, di, non lasciarsi distrarre, di non lasciarsi, coinvolgere in cose che ma adesso sono, un po' troppo impegnative per voi, perché come vi dicevo c'è bisogno di cogliere quelle occasioni che sono in arrivo, occuparsi delle cose che sono già in via di sviluppo, perché altrimenti poi rischiate di non riuscire a rimanere al passo con il tempo e con tutte le cose che state facendo. Sicuramente ci sono questi nuovi sviluppi, magari qualcosa di interessante che può essere colto, e magari questa è una notizia per chi è alla ricerca o chi vuole fare grandi cambiamenti in questo ambito. Sia di valutare dei possibili investimenti, potrebbe esserci un dono, come vi dicevo, un aiuto, un sostegno, ma proprio a livello economico. Quindi nessuna distrazione, massima attenzione, così potete risparmiarvi magari qualche delusione o qualcosa che non vi interessa assolutamente e potrebbe farvi perdere, solo tempo ed energie. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, tanto adesso trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Vi auguro una buona settimana. Ciao!